A te ti sembrerebbe normale che il Papa sa dov'è una persona morta e non lo dice? Io non l'ho neanche nominato il Papa. Ma io ti faccio questa domanda, te la immagini questa scena te? Io sì. Liturgie di un bigotto, le teorie del complotto, omelie sul cruscotto, litanie di un corrotto. Con il cervello in pappa, ma con il vento in poppa. Vuoi arrivare al succo? Goditi la polpa. Pulp Podcast. Il mondo del Vaticano e tutti i misteri che si porta con sé. Oggi cercheremo di scoprire cosa si cela sotto le trame di un piccolo paesello, possiamo dirlo così, un piccolo paesello chiamato Vaticano, con un ospite esclusivo che ha rilasciato veramente pochissime interviste nel corso dell'ultimo decennio, che però si è resa protagonista di tantissime vicende avvolte in tanto mistero. Serena, quasi contenta del fatto che le nuove carte siano ormai pubbliche, è affidata ancora una volta ai social network la risposta di Francesca Ciauchi, ex componente della Commissione della Santa Sede per gli Affari Economici, imputata in Vaticano nel processo Vatilix 2. Come finirà questa storia? Non è importante. Sei serena? Molto, vedi? Qualcuno si è approfittato di te? Beh, direi che qualcuno ha fatto l'infame. Io sono qui per la verità e per il Santo Padre. Oggi è il giorno della verità. Delle tante cose che si possono dire di Francesca Immacolata Ciauchi, ce n'è una veramente oggettiva. L'unica donna condannata al carcere dallo Stato Vaticano. Ospite a Pulp Podcast Francesca Immacolata Ciauchi, anche detta la papessa. Dacci un po' un excursus del tuo progresso professionale e come poi nel 2013 entri a far parte della COSEA, che la leggo, scusate perché è una sigla abbastanza complessa, che è la Commissione Referente di Studio e Indirizzo sull'Organizzazione delle Strutture Economiche e Amministrative della Santa Sede, guidata dal Monsignor Lucio Angel Vallejo. Yes. Giusto? Raccontaci un po' come arrivi in questo magico mondo. Allora, la nomina in COSEA è una nomina fiduciaria, cioè il Santo Padre fra varie persone che volle in questa commissione, 7 membri che provenivano da tutto il mondo, sceglie me come unica donna e unica italiana e unica trentenne. E quindi entro a far parte di questa commissione che fra i vari compiti che aveva il compito di razionalizzare le finanze e le economie del Vaticano, perché il Papa Benedetto, dimettendosi, aveva fatto emergere che le finanze della Santa Sede erano, avevano necessità di essere gestite meglio. Di essere controllate. Papa Francesco nei colloqui con i cardinali prima del conclave capisce che una delle prime cose di cui avrebbe dovuto occuparsi è proprio di razionalizzare le finanze. Per questo motivo 3 mesi dopo la sua elezione decide di fare una cosa che non era stata mai fatta, quindi consentire a 7 membri laici, e solo il segretario di questa commissione, Monsignor Vallejo, era un prelato, di controllare, aprire i cassetti dei bilanci e di tutti i dicasteri della Santa Sede e fare una fotografia dello stato dell'arte di queste finanze e proporre delle riforme che avrebbero dovuto rendere trasparente la gestione degli affari economici. Questo era il compito di COSEA e questo è quello che vengo chiamata a fare. Voi immaginate in uno dei posti dove mai prima di allora una donna aveva in qualche modo avuto intanto un ruolo di prestigio che riferiva direttamente a Papa. È una nomina diretta che ha fatto Papa Francesco, quindi esatto. La tua. Posso dirlo che tu il Papa lo chiami Pacio? Posso dirlo? No. Si può dire? Cioè che sei talmente in confidenza col Papa che tu lo chiami Pacio. Paco, non Pacio, scusatemi, Paco. Cioè, quindi, Pastore, capo, però... Ma vi conoscevate già prima? Dell'incarico, ovviamente. Esatto. Un'altra domanda? Partiamo benissimo. Allora facciamo così. Immagino di sì, se ti ha nominato, non è che ti ha visto passare per strada. Prima di approdare quindi all'interno di questo mondo, qual era il tuo rapporto con
Partiamo dalla fede e poi il Vaticano. Allora, il mio rapporto con la fede, io sono cattolica, sono cristiana e se non lo fossi stata certamente non avrei potuto essere nominata in quella commissione, perché evidentemente, intanto perché, e non avrei accettato fondamentalmente, perché la mia vita prima di quella nomina io sono stata una delle più giovani manager di questo paese, a 23 anni guidavo la struttura di pubbliche relazioni di uno studio internazionale con la sede in 20 paesi, quindi insomma diciamo che non stavo proprio facendo nulla. Quando mi hanno nominato facevo il capo delle relazioni esterne di Ernst Young, quindi insomma devo dire che avevo qualcos'altro a cui pensare, e invece poi ho accettato questa cosa qui, e quando si accetta una cosa del genere si accetta prevalentemente, insomma, innanzitutto perché ci credi fondamentalmente, no? La COSEA era una carica istituzionale, tant'è vero che appunto riferiva direttamente al pontefice, insomma, ed era coperta dal segreto di Stato, perché il Vaticano, prima di essere qualunque altra cosa, è uno Stato sovrano, guidato dal pontefice, che è un monarca. Esatto. E quando entri, diciamo, all'interno di questo meccanismo vaticano, cosa osservi in prima battuta? Qual è la cosa che ti colpisce di più? Allora, la cosa che mi colpisce di più è allora, innanzitutto chiaramente è stato diciamo molto comprendere quello che si è chiamati a fare, no? Intanto tu sai che comunque stai cambiando per sempre uno Stato, no? L'organizzazione di uno Stato che aveva quelle organizzazioni amministrative da circa 70 anni, per cui tu sei chiamato a modificare qualcosa che poi impatterà su 6 miliardi di persone, cioè nel senso che il volume dei cristiani attualmente è circa 6 miliardi, e questi 6 miliardi diciamo dirigevono il Vaticano. L'importanza della Santa Sede e anche l'importanza degli affari economici della Santa Sede è quello che garantisce al Santo Padre la libertà, e quindi anche la libertà economica, di poter nominare i vescovi. Nominare i vescovi significa poter portare la parola di Dio in giro per il mondo. Il Vaticano è l'unico Stato al mondo che siede all'ONU non per la tutela dei propri interessi, dei propri cittadini come gli altri Stati, ma per tutelare l'interesse globale dell'umanità. E questa è una cosa importantissima. Sulla carta. Ma anche, poi anche immagino. Poi, a parte Fede, 1000 esempi di come la Santa Sede tutela gli interessi del mondo. Sì, ci sono anche altrettanti esempi di come abbia tutelato i propri interessi, oggettivamente parlando. Sì, c'è anche un esempio di quando ha tutelato i propri interessi, di come il Tribunale della Santa Sede sia intervenuto e abbia condannato a circa 50 anni di carcere chi l'ha fatto. Per cui dobbiamo distinguere il Vaticano di una volta, che è quello che mi stai descrivendo tu, che il Vaticano guidato da Papa Francesco, dove chi sbaglia, anche se cardinale, viene preso e viene tolto da cardinale il giorno dopo. E infatti, venendo a noi, nel momento in cui tu ti trovi a dover controllare la gestione di un certo tipo di finanze all'interno del Vaticano, cosa vieni a scoprire? Allora, quello che ho scoperto nei dettagli rimane proprietà della Santa Sede e coperto dal segreto di Stato, e quindi chiaramente non sarà oggetto di nessuna quello che è diventato pubblico, diciamo. Esatto. Nessuna divulgazione. Quello che purtroppo è diventato pubblico è una gestione delle finanze che purtroppo non era confacente con quello che Papa Francesco aveva poi dettato. Quello che scopro era una gestione dei fondi poco trasparente. Però, per quanto riguarda lo IOR? Per quanto riguarda allora, gli enti finanziari della Santa Sede sono lo IOR, l'APSA e la Segreteria di Stato. Quindi fondamentalmente sono tre realtà che gestiscono dei soldi. E fra tutte queste tre realtà, quella che è stata più semplice da rendere trasparente ed efficiente è stato lo IOR. In seconda battuta è stata l'APSA, che gestisce anche la vita dei dicasteri. Quello che è stato più complicato è stata la Segreteria di Stato, ed è proprio per quello che è stata la gestione delle finanze della Segreteria di Stato, dove esiste anche un fondo riservato, che è quello dell'Obolo di San Pietro, che è il fondo che riceve le donazioni della carità da tutto il mondo, sostanzialmente. Chiaro. Questi soldi dell'Obolo di San Pietro vengono investiti, e serve investirli perché chiaramente insomma è una massa volume molto grande di denaro, no? Quindi più o meno sono curioso di che cifre stiamo parlando, cioè quanto raccoglie all'anno di offerte il Vaticano?
Dipende perché negli ultimi anni sono abbastanza calate, non tanto. Ogni diocesi deve contribuire all'obolo di San Pietro. Ci Chiaro. sono delle diocesi che danno parecchi milioni come quelle tedesche e ci sono delle diocesi più povere dove diciamo... Se dovessi, nel periodo in cui tu hai controllato questi tipi di conti, più o meno guarda, si aggirava intorno, giusto per capire il volume, ogni anno dovrebbe essere intorno ai 50 milioni. 50 milioni di offerte, non male. Di contributo, insomma, Sì, dipende, che dipendono sia dai fedeli, ma forse anche qualcosa in meno. Adesso ora non ho il dato Sì, giusto per avere un range di però, insomma, riferimento, certo. più o meno quello. E questo serve non solo diciamo per le opere di carità del Santo Padre, si chiama Obolo di San Pietro perché consente al Santo Padre di essere libero anche nello svolgere le opere di carità, ma anche alla gestione della vita della curia. La vita della curia serve per amministrare quello che Ci sono anche delle spese di gestione, gestione, la gestione dei certo. cattolici. Questo tipo di controlli poi esplode un'inchiesta che ha avuto una risonanza mondiale, che è lo scandalo Vatilix e poi successivamente anche Vatilix 2, dove possiamo dire, cioè, che in senso tu sei, diciamo, un po'... sei stata un po' la chiave di volta di questa inchiesta giornalistica. Ora vi racconto insomma come sono andate le cose. Sostanzialmente quando la commissione insomma scopre che proprio durante i lavori stessi della commissione in segreteria di Stato vengono affidati ancora, come si faceva prima che arrivasse Papa Francesco, alcuni denari dell'obolo di San Pietro vengono investiti per comprare un palazzo a Londra. Per comprare questo palazzo a Londra praticamente non solo vengono, diciamo, questo palazzo viene pagato molto di più di quello che era il reale valore, ma vengono fatte una serie di trattative che portano la Santa Sede a perdere circa 300 milioni di euro e che spariscono fondamentalmente. Spariscono 300 milioni. Spariscono 300 milioni. Queste operazioni, anche in realtà poi la libertà di scegliere dove investire, come investire, perché farlo, è quello che si voleva tenere assolutamente fuori da ogni controllo sostanzialmente. Quindi anche quando Papa Francesco decide di rendere trasparenti questi procedimenti, c'è una curia che resiste a questo perché vuole mantenere questa libertà. Voi immaginate cosa significa poter dire al loco 50 milioni qua, 100 qua, anche in termini di potere tra virgolette mondano, Di o potere vero e proprio. Di potere vero e proprio. E immaginatevi quando arriva una tipa e dice: beh, tu guarda, signor sacerdote, che questa cosa qui non la puoi fare, se non me la giustifichi. Se non me la giustifichi, ma in generale non la puoi fare, perché il Papa Francesco aveva dato una serie di letture, di input precisi sulla gestione della finanza, che dovevano essere quelli lui dice della signora anziana sostanzialmente, no? Cioè un codice deontologico. Esatto. Allora io arrivo lì in segreteria di Stato, alzo il ditino e una cosa, vi lascio questa immagine. Immaginatevi la segreteria di Stato il luogo dove è situata la segreteria di Stato in Vaticano si chiama Terza Loggia. La Terza Loggia è un corridoio enorme in questo, diciamo, nel palazzo apostolico e sostanzialmente voi immaginate questo enorme silenzio. Ci sono 2 guardie svizzere che sono all'ingresso davanti all'ascensore quando si arriva lì alla Terza Loggia, un silenzio enorme e l'unica cosa che si sentiva in quel periodo lì erano il rumore dei miei tacchi, perché immaginatevi, insomma, questa cattedrale nel deserto. Quindi arrivo lì con i tacchini là, arrivo e dico: beh, scusa, tu da oggi in poi non puoi fare più quello che stai facendo. Ci puoi fare un Quindi esempio? Sì, un esempio che posso farvi era, in quell'epoca lì c'era questo cardinale Angelo Beccio che aveva intenzione di investire in una pozzo di petrolio, una piattaforma petrolifera in Angola, portato da non ben specificati intermediari che dovevano, diciamo, incassare questo denaro attraverso Credit Suisse e fare questa operazione. Io arrivo là, dico: guarda, forse è meglio che questa cosa non la facciamo, perché se tu la fai io
lo dico al Santo Padre. E da quel momento lì chiaramente il cardinalone potentone mi dice: ma tu chi sei? E mi dice: vedrai che fra un pochino tu non sarai più nelle condizioni di potermi dire cosa fare o non Quindi fare. ti minaccia Sì, in fondamentalmente. maniera neanche troppo velata. Ah sì, quella era all'ordine del giorno. Io una cosa che dico sempre è: qualunque altra persona che fosse stata un po' più, come dire, debolina, secondo me avrebbe fatto una brutta fine psicologicamente. Quello è. Perché è vero, qui poi si stato intreccia anche una serie di dinamiche, di peripezie giudiziarie che tu hai dovuto vivere successivamente all'esplosione del caso Vatilix, che impattano e che secondo me si crea anche un po' una discrasia rispetto a quello che dovrebbe essere un po' quello che uno ci si aspetta un po' dallo Stato Vaticano, quindi è una sorta anche di Codice etico. codice etico, di umanità. Ma guarda, allora il paradosso che si crea è proprio questo, cioè fondamentalmente nel momento in cui io vado appunto da questo cardinale e dico: guarda, non fare questa cosa qui, questa persona un anno dopo mi coinvolge in questa fuga di notizie che poi avviene perché sostanzialmente il segretario della commissione voleva raccontare alla stampa, voleva quello che aveva scoperto, perché secondo lui la trasparenza la trasparenza anche giornalistica di quello che era stato trovato era uno dei pilastri della riforma, quindi non potendolo fare in modo, diciamo, concordato con la Santa Sede, decide di farlo da solo, di far trapelare questi documenti. E rispettivamente vengono dati questi documenti ai due giornalisti che sono Fittipaldi e Nuzzi. Esatto. E sostanzialmente decide questa cosa qua. Il cardinale, quello lì che però aveva capito che l'unica persona che doveva in qualche modo realmente temere un po' per le mie caratteristiche personali, perché insomma io sono, me lo dico da sola, abbastanza fondamentalmente ingestibile da questo punto di vista, perché essendo una persona che comunque non puoi comprare con i soldi, non puoi comprare con le promesse, non puoi comprare con i ricatti, perché ho scelto di condurre un certo tipo di vita e un certo tipo di percorso anche, diciamo, da un punto di vista della fede, quindi quando le persone non sono comprabili con i soldi, non sono ricattabili e non sono corruttibili, hai un problema in casa, hai certo. un problema in casa, quindi quel problema in casa dovevano gestirlo. Come volevano gestirlo? Come l'ha gestito il cardinale? L'ha gestito nel momento in cui Monsignor Vallejo viene scoperto che aveva fatto trapelare questi giornalisti. Lui domanda, Monsignor Becciu domanda: chi gliel'ha presentati questi giornalisti a Monsignor Balda? Ed ero stata io, perché banalmente io faccio questo di mestiere, no? Mi occupo di comunicazione, quindi io parlavo e parlo con tutti i giornalisti, è il mio lavoro, e avevo presentato questi giornalisti, quindi io vengo accusata di aver presentato questi giornalisti, e per questo, udite, vengo fatta arrestare su mandato di questo Però cardinale. Ti stoppo un secondo per chiarire anche a chi ci sta seguendo. Come funziona la giustizia all'interno del Vaticano? Cioè, Allora, quali sono i giustizia- procedimenti? Nel senso, ok, tu sei la fonte in questo momento, Sì. più che altro il motivo dell'avvicinamento, e come si procede? Qual è la fattispecie di reato? La fattispecie di reato Fuga non di va- notizie, come funziona? Coperte da segreto? Sì, esatto. aver trafugato Segreti di Stato. materiale Esatto. coperto Coperti da da segreti di Stato. Esattamente, che poi trafugato anche, insomma, poi infatti io vengo assolta da questo. Come ci arriviamo? Sì, sì. Da questo, però insomma, cioè, nel senso, trafugato no, perché il materiale, essendo io commissario, era mio, quindi non avevo bisogno di Ok, pubblicazione di documenti coperti da segreto. Quindi, in esatto, quel ma non momento. l'avevo neanche pubblicati, quindi insomma una Ok, serie certo, di questa era errori, l'ipotesi. una serie di errori incredibili che servivano. Ma al di là di questo, al di là della fattispecie di reato, quello allora, intanto tu mi hai chiesto come funziona la giustizia in Vaticano. La giustizia in Vaticano è amministrata attraverso degli organi giudiziari. Gli organi giudiziari, ovvero la polizia giudiziaria, che è un vero e proprio corpo di polizia che collabora con l'Interpol, quindi collabora con tutte le polizie degli altri stati, ovviamente, in particolar modo con la polizia italiana, e c'ha un proprio tribunale con le proprie leggi, che sono le leggi dello Stato, la legge penale dello Stato Vaticano. Quindi io vengo, come mi arrestano, io mi chiama il comandante della gendarmeria. E io Tu sei a Roma? Io sono a Roma, in Italia, e mi chiama il comandante e mi dice: guarda Franci, vieni che ti devo parlare. Quindi insomma, Ok. una cosa normalissima colloquio. che avveniva tutti i giorni. In quella sede lì praticamente il comandante, che è persona peraltro squisita, si rende conto che io non avevo commesso nessun reato, ma
poiché in Vaticano gli ordini supremi sono tutti quanti amministrati comunque dai sacerdoti, cioè fondamentalmente comunque dagli organi diciamo della segreteria di Stato piuttosto che dal Santo Padre e quant'altro, viene dato quest'ordine che io comunque non dovessi lasciare lo Stato in quel momento lì. Quindi rimani Per cui in Città del Vaticano. Il cardinale mi dice, il comandante mi dice non puoi lasciare lo Stato, quindi io quella sera lì non ero né in una condizione di arresto, ero in una condizione di non poter lasciare lo Stato, non so nemmeno se definire l'arresto che cosa era, perché non è paragonabile a nessuna fattispecie che esiste in Italia. Per quello te l'ho chiesto, perché è particolare. Non puoi non lasciare, che so, la caserma dei carabinieri, cioè, voglio dire, se non sei stato di arresto. Invece in Vaticano questo è stato possibile. Quindi la prima sera passa così. Il secondo giorno vengo riinterrogata e praticamente il cardinale, all'insaputa del Santo Padre, dà l'ordine di procedere al mio arresto. Quella sera lì però cosa accade? Accade che mi sento male. Tu eri incinta all'epoca? Ma non lo sapevo. Ah, ok. Quella sera lì io ero incinta ma non lo sapevo. Quindi mi sento male. Nello Stato non c'è un presidio, non c'è un presidio medico H24 specializzato, quindi praticamente vengo portata in ospedale in Italia. L'ospedale in Italia mi viene detto che ero incinta, ma io immaginate che io scopro di essere incinta dopo 12 anni di matrimonio in cui avevo cercato un figlio. E mi ero sottoposta a qualunque. E lo scopri proprio in quel momento. Quella sera, ma scopro che non c'era battito nel cuore del bambino. E quindi insomma immaginatevi non certo una situazione piacevole, scena, no? Certo. Però cosa faccio? Sono in Italia, quindi sono libera. Il mio avvocato era Giulia Bongiorno e Giulia dice vabbè, sei libera, basta, torna e fine. Sì, perché ormai avevi messo piede fuori dal Vaticano, vai a casa e vattene via. Poi domani ci pensiamo. Però a quel punto entra in gioco la prima domanda che tu mi hai fatto, no? La fede e tutto il resto. Per me quella roba lì era più importante della mia libertà e anche più importante di questa condizione che stavo vivendo. Quindi sostanzialmente decido di tornare in Vaticano. Spontaneamente torni nei confini vaticani. Torno in Vaticano, ritorno nella mia celletta che poi la celletta è una stanza a Santa Marta, quindi insomma non era proprio il caso. Anche perché insomma il carcere vaticano c'avevo la chiave della stanza. C'avevi la chiave, cioè tu aprivi. Non mi sembra molto attivo, io ero sopra e il Santo Padre era sotto, quindi insomma era una situazione paradossale. Cioè tu avevi la cella su e il Papa. La cella, c'avevo la stanza su e quello stava sotto. Ok, quindi c'era tipo un Airbnb. Insomma, esatto. Okay. Vabbè, anche perché immagino che l'attività del carcere vaticano negli ultimi 50 anni, forse, anche di più. Beh sì, io sono stata l'unica ospite donna, quindi insomma... Sì, quello sì, però... Insomma, comunque sostanzialmente, il giorno dopo vengo di nuovo interrogata, rispiego tutto quanto la situazione e tutto quanto, però arriva la seconda sera, mi risento male. E io dico no ragazzi, vabbè, tanto ormai comunque il bambino di qua di là e niente, loro decidono di riportarmi in ospedale perché non vogliono assumersi la responsabilità di vari problemi eccetera. Ritorno in ospedale e in ospedale passo stanotte al pronto soccorso così incredibile e praticamente mattina questi mi danno una cosa, ancora nessun battito di qua di là. A quel punto lì veramente sono talmente stremata che dico vabbè, cavolo, dico ora me ne vado a casa e poi si pensa. Però mentre sto per andare a casa mi rendo conto fondamentalmente che a 32 anni la mia vita pubblica, erano cominciate ad uscire le prime notizie perché nel mentre l'opinione pubblica e la stampa come si stanno muovendo rispetto a questo scandalo, cioè che cosa era diventato uno scandalo mondiale. Sì, uno scandalo mondiale, cioè nel senso che la commissaria di Papa Francesco che aveva fatto trapelare le notizie, cioè, la papessa, quella che faceva mentre accadeva. Ma in tutto ciò Pacio cosa diceva? Niente. Non vi parlavate tu e il Papa? No, diceva che non era sconvolto dal fatto che io fossi stata arrestata e dal fatto che io ora non volessi più andarmene a casa, fondamentalmente. Ma lui non aveva il potere di poter dire
non cagate del cazzo, scusate il francese. Lasciatela libera. No, non l'aveva perché sostanzialmente anche quando a me è stato detto tornatene a casa era proprio perché comunque era anche un po' questa la volontà, anche perché quando a me è stato detto di tornarmene a casa sui giornali non era uscito nulla, però a quel punto lì è venuto fuori il fatto di essere donna, la calabresità, la testardaggine, e quindi io sono tornata perché ho detto adesso vi rompo il culo. Ok, chiaro. Ah. E quindi tu a un certo punto, presa da questo, diciamo, moto di sconforto anche comprensibile, cosa succede? Scavalco il parapetto del Ponte degli Angeli e dico vabbè, andate a fanculo, io me ne vado. E invece lì succede una cosa proprio incredibile, no? E succede che sostanzialmente si ferma un tipo che faceva il muratore, che stava andando al lavoro. Si ferma sto tipo, si mette là vicino a me e si mette a parlare, si mette a Cercare di dissuaderti. di dissuadermi, e alla fine mi dissuade e da lì nasce il fatto dove ci siamo conosciuti, cioè perché io e te ci conosciamo fondamentalmente da sta roba qua, è legata a sta roba qua. In che senso io te ci È legato a sta roba qua perché praticamente questo tipo a un certo punto dice vabbè, falla finita, però prima sentiti una canzone che per pigliarmi per culo, per prendere tempo intanto che arrivano i carabinieri, sentiti una cazzo di canzone prima di morire. E questo qua mi fa sentire fra le varie canzoni che aveva, mi fa sentire la canzone di Morgan. E praticamente viene fuori questa canzone altrove, e da lì dopo tanti anni conosco Morgan va a X Factor, tu sei X Factor e noi ci siamo conosciuti nel camerino di X Factor. Pensa a te Morgan, ha fatto anche cose buone. Beh, capolavoro. Questa tagliamola. No, capolavoro di Morgan. Canzone, capolavoro incredibile. E quindi insomma questo è insomma un dettaglio. Comunque fondamentalmente alla fine non mi ammazzo, ma in quel momento lì giuro a me stessa che avrei dimostrato la verità. E torni in Vaticano? Sì, torno in Vaticano incinta per 9 mesi, affronto il processo. Affronto due cose. Affronto primo la più grande, ma veramente la più grande storm shit che una persona può affrontare. Io penso di essere la mia reputazione viene totalmente azzerata, cioè voi immaginate. Però quello che mi domando è in che modo, cioè nel senso, da lettore esterno il tuo ruolo poteva essere veramente visto come una persona che ha tentato, cioè l'opinione pubblica io credo che fosse orientata verso questa è una persona che ha cercato di portare alla luce degli scandali e della mala gestione dei denari vaticani. Tu non avevi questa sensazione di essere percepita così? Sì, all'inizio la stampa mi percepisce così, dopodiché il cardinale Beccio inizia un'opera di demolizione della mia immagine facendomi passare per l'amante del sacerdote, la prima cosa, no? Che è la cosa che... Di quale sacerdote? Del segretario della commissione. Il Vaiello? Il Vaieco. Che, come dire, cioè, veramente è una cosa pazzesca, cioè, non so come dire, cioè, per me ma non è nemmeno sì, beh, certo, però questo secondo me insegna tanto di come poi l'informazione può essere poi manipolata, no? Ma poi insegna una cosa fondamentale: se tu devi colpire una donna, la prima cosa che devi dire è troia. Cioè, ed è una cosa veramente, ragazzi, intollerabile se lo sei, intollerabile se proprio non lo sei. Ma come lo fa? Tramite comunicati stampa? No, se magari la modalità è molto più subdola, no? Cioè la modalità è dire, non dire, chiamare il giornalista amico che però poi dopo fondamentalmente se ti fa uscire il pezzo poi magari prendi la mamma e gli fai fare incontro col Santo Padre, cioè è un'accusa molto forte da parte tua. No, non è molto forte, la verità è così. Cioè è quello che mi è stato fatto fondamentalmente. Quindi cioè, no? Neanche dichiarazioni sue, cioè escono notizie tu gli dici, secondo te tramite lui, Velina. Ma lo sai che la Shoghi si è fatta il prete? Capito? Quindi la Shoghi finiscono sui giornali queste indiscrezioni? Sì, finiscono sul giornale, non solo finiscono da quella matrice lì che da quella matrice lì. Non solo, poi vengono arricchite di particolari. Per particolare è che io in una stanza albergo avessi lasciato un baby doll dopo una notte di fuoco col prete, cioè io col baby doll, perché cioè, il particolare serve la cosa pazzesca che capisci, cioè prendi la gnocca della Madonna, questa si mette il baby doll, voi immaginate una come me pure mezza cessa che va in giro col baby doll col prete, cioè ma voi potete immaginare la scena più che altro quello che pazzesca. anche se fosse
cioè è un particolare irrilevante poi rispetto alla vicenda, cioè perché anche se tu ti fossi scopata il sacerdote, cosa che non è, ma rimane il fatto dell'inchiesta e rimane la mala gestione dei denari. No, cioè. tutto questo sono... Allora, se Che è tu la macchina del fango. Attenzione, se tu riesci a demolire la persona da cui provengono le notizie, Demolisci anche la automaticamente notizia. demolisci Totalmente anche la d'accordo, notizia. ad Hominem. Quindi, L'attacco ad fondament- Hominem. Primo. Seconda cosa, si costruisce la strega. La strega che ricatta, la strega che non so che cazzo. Manipolatrice, no? Manipolatrice. Burattinaia. È la cosa pazzesca che fanno uscire dal Vaticano, che io avessi un matrimonio di copertura. Cioè, Ok. il matrimonio di copertura è meraviglioso perché è una cosa incredibile. Insomma, quindi Io ricordo anche dei titoli sempre a stampo sessuale, tipo la bomba sexy. La bomba sexy, sì, me lo ricordo anch'io. che torna poi con questa ricostruzione qui, nel senso Una è- bomba in Vaticano, anzi una bomba sexy dall'oltre Tevere, dice qualcuno commentando i suoi nudi artistici pubblicati sul web. che anche qua, Nudi no? artistici. Ma che anche qua attaccare perché in questo modo? Cioè, che senso ha? Per demolire ovviamente l'immagine e anche la credibilità. Quello che hai sottolineato secondo me è fondamentale, cioè l'attacco ad una Poi, donna capito? E arriva poi- sempre in quella e direzione. poi ragazzi, io sono una donna di destra, sempre stata di destra, tranne una parentesi renziana che rivendico perché... Beh, quindi eh, sempre di destra. Esatto. però ciao Matteo, sono stata una donna di destra e ci fosse stata una singola femminista che avesse detto cazzo, state facendo un processo a una incinta perché ha messo in contatto dei giornalisti con un prete, ce ne fosse stata una. Cioè, ecco perché io quando le vedo che si arrabbiano, quello, il femminicidio, le cose, cioè, mi fanno orrore. Io andrei, cioè, proprio veramente provo un ribrezzo, ragazzi, cioè profondissimo, perché perché non era semplice in quel momento lì andare contro il Vaticano. Quindi ce ne fosse stata una di quelle che ha detto cazzo, ma attaccate una a sfondo sessuale, attaccatela per quello che ha fatto, ce ne fosse stata una. E qua siamo novembre 2015, quando scoppia Sì, tutto. esatto. Però scusami, come si collega Vatilix 1 a Vatilix 2? Cioè l'uno è legato... Uno è legato a Papa Ratzinger, cioè quando praticamente gli scandali finanziari della gestione che Papa Francesco gestisce finiscono per la prima volta sul giornale. Sì, la poca trasparenza e il viene due? richiesta anche. E nel 2 invece sono... Il palazzo a Londra. No, il palazzo, cioè l'esito dei lavori della commissione. Ah, quindi Il palazzo cioè, a Londra è semplicemente un proseguo. Sì, Cioè, proseguo. il 2 è la risposta, diciamo, alla richiesta di trasparenza del primo. Bravissimo. Ok. Sì, Esatto. c'è un dato secondo me importante che poi fa capire perché internamente comunque ci fosse la volontà a tener nascoste un certo tipo di attività. Allora, tenere nascosto con Papa Francesco è molto difficile. Io non ho detto Francesco, io ho perché detto Vaticano. È la curia con la quale Papa Francesco combatte e si scontra che comunque non aveva piacere intanto che le notizie non fossero gestite dalla curia, ok? Quindi non fossero gestite da loro sostanzialmente, e fossero gestite in modo diverso. Poi pensatevi un po' se avessero dovuto essere gestite da una donna. Questa è una cosa che non piaceva, no? E comunque, insomma, sostanzialmente io affronto il processo, vengo assolta dalla... Attenzione, anche qui, come funziona il processo? Il processo è un vero e proprio processo, è un processo a tutti gli effetti lo stesso, identico, che si affronta gradi di giudizio. con i gradi di giudizio, con un codice penale, con delle regole di procedura penale. Tu hai il tuo avvocato, la tua difesa, gli altri hanno un'accusa. Insomma, Un processo c'è normale. Un processo normale. E devo dire che comunque io non ho mai e poi mai contestato questo processo, banalmente perché comunque è un processo, si è svolto nelle regole del gioco. Quanto dura? Chiare. Il mio processo è durato 9 mesi. C'era un'udienza a settimana, l'ultima udienza 7 luglio 2016. e la sentenza me la sono fatta con mio figlio in braccio. Però perché io qua leggo che sei stata condannata a 18 e A 10 10 mesi di pena. Sono stata assolta per l'accusa di pubblicazione di documenti riservati e sono stata condannata per aver presentato i giornalisti al Monsignore, Ok. per non aver E usato che reato è?
mancanza di prudenza del buon padre di famiglia. Non è un reato Vabbè, militare. Ma davvero? Vabbè, Ma c'erano- davvero? Ma che cazzo avranno di un co- reato è, raga? Vabbè, c'hanno un codice diverso dal nostro. oh. Ma che cazzo di reato è? Mancanza? Com'è? Della prudenza del buon padre di famiglia per aver presentato i giornalisti. La mancanza di prudenza vale 18 e 10 mesi, però pena sospesa. No, 10 mesi e basta. Ah, ok, 10 18 mesi. li ha beccati Monsignor Balda. Pena Monsignor sospesa, cioè Balda. tu non l'hai scontata ovviamente No, nel no, carcere no, vaticano, ma niente. non solo non scontata, cioè poi da lì, da quel momento lì, chiaramente anche poi per rendere giustizia un po' a me, un po' anche a chi si è trovato ad affrontare questa macchina del fango, perché poi io della macchina del fango me ne sono fottuta, perché fondamentalmente mi sono fatta il mio libro, ho venduto i diritti del mio libro, ho venduto i miei life rights. Hai sfruttato ho fatto- l'occasione per- Cioè, nel senso, ho fondato la mia agenzia. Hai fatto un po' la e- grattata, si dice in gergo trap. Esatto, mi sono un po' grattata sta roba qua e ce l'ho fatta, no? Da che dovevo ammazzarmi alla fine diciamo che ho contribuito a fare in modo che chi mi a far sapere al Santo Padre chi era stato veramente a tradirlo. Anche perché poi dopo ci sono state delle condanne a seguito di questi scandali, Esatto, giusto? perché la persona che aveva voluto che io fossi arrestata è stata prima scardinalata dal Santo Padre, cioè questo era un cardinale, gli sono stati tolti i poteri, diciamo. Facciamo il nome di chi parliamo, di Becciu, giusto? Esatto. Che bello il termine Scardinalato. scardinalato. Pensa che arriva Papa Francesco e ti dice: mo ti scardinalo. No, Papa Francesco gli ha detto semplicemente che non aveva più la sua fiducia. Poi l'atto è un atto amministrativo. Lo fanno gli altri. Vabbè, Vabbè, Beh, lui va lì e dice: giustamente. non sei più mio amico. E poi ci pensano gli altri. Esatto. È andata così. Ok. È andata così. Quindi E mi perde il titolo di cardinale. perde il titolo, perde i poteri. Il I titolo poteri. sette- E il titolo è a vita. il titolo ce l'ha. Perfetto. Però i poteri no. Perde e i significa poteri. non va in conclave. E poi affronta un processo. Un processo bestiale, bruttissimo, processo tremendo, perché per la Santa Sede sfodera una capacità di gestire un processo enorme, perché un processo con tipo 12-13 imputati e con una mole di lavoro mostruosa. Questo processo le indagini in questo processo vengono fatti in 4-5 stati diversi, e un processo che porta a 36 anni di carcere, di condanne cumulative per Becciu viene per condannato alla fine 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo. E attualmente è in carcere? No, attualmente ha avuto adesso le motivazioni della sentenza, che sono delle motivazioni, se tu le leggi, sono 600 pagine di motivazioni, dove praticamente viene accusato di fatti gravissimi, cioè la sentenza cristallizza che questa persona, la sua condotta è stata gravissima. Quindi, Facci degli esempi, cioè che quindi lui gestiva i soldi del Vaticano come se fossero suoi, sostanzialmente per i propri interessi personali. Immaginati, ma non solo questo, una delle cose per cui viene condannato è il fatto di aver donato 500.000 euro della segreteria di Stato ad una donna, tale Cecilia Marogna, affinché questa donna si occupasse di intelligence per liberare una suora. Questa qua, al posto di liberare la suora, che cosa fa? Comincia a comprarsi divani, collane, vestiti, e il cardinale avalla tutto questo, gli dà 500.000 euro per una persona che prima di ricevere questo incarico di analista della Santa Sede vendeva telefonini in Sardegna. Questo era il cardinale. Un salto no? di carriera invidiabile sicuramente. Sì, Magari esatto. doveva salvare la suora che era in lei, e quindi vabbè. E Ma quindi, insomma, ad oggi una domanda che mi viene da farti è: rispetto a tutta questa mala gestione, sono passati parecchi anni, no? Sì. Ad oggi tu credi che all'interno del Vaticano le cose siano nettamente cambiate, o che, cioè, dal disegno che ci hai dipinto, sembra quasi che Papa Francesco fosse a capo di uno Stato, ma che poi dovesse scontrarsi con delle forze contrastanti interne così. al Vaticano? È così. Ad oggi rimane questa situazione in cui c'è uno scontro interno tra Papa e altre forze all'interno del Vaticano, o
è uno scenario che è stato ampiamente superato? Questo scenario è stato ampiamente superato. Oggi c'è la gestione delle finanze è totalmente diversa, perché COSEA consegna un piano di gestione dello Stato totalmente nuovo, e questo piano di gestione totalmente nuovo viene accettato fondamentalmente dalla Curia, anche perché Papa Francesco è stato molto netto su questo: chi non si adeguava è stato mandato via. Per cui sostanzialmente oggi la gestione dei soldi è una gestione trasparente. Ci sono le principali società che si occupano di trasparenza delle finanze, che lavorano in Vaticano. Le linee guida sono le linee guida mondiali, banalmente accettate da tutti, per cui c'è una separazione di potere fra chi gestisce i soldi, chi amministra i soldi e chi decide, e chi materialmente fa gli investimenti. Quindi insomma lo standard è totalmente diverso. E poi soprattutto c'è una cosa chiara, che chi sbaglia oggi paga. Cioè oggi i sacerdoti che gestiscono le cose cruciali in Vaticano sono gli stessi sacerdoti che sanno che se mai dovessero, diciamo, commettere degli errori, Papa Francesco non esiterà a fare in modo che la giustizia possa essere amministrata direttamente. Sì, diciamo, ci stai descrivendo un esito paradisiaco. Io, dal mio punto di vista, tutti gli stati punto di hanno. vista che è, diciamo, di indecisione tra l'ateismo e l'agnosticismo, un po' stento a credere che alcuni meccanismi così complessi e radicati possano essere stati veramente rivoluzionari da zero. Sicuramente c'è stata una forte iniziativa da parte di Papa Francesco. Io ho avuto anche un percorso di vita parallelo al Vaticano, nel senso che mio padre ha lavorato tanti anni in Vaticano, Wow. quindi ha conosciuto 3 papi ovviamente. Chi si E occupava tuo papà? mio padre lavorava in Cappella Sistina. Ah, fantastico. Sì. E forse l'avrei pure incontrato, chi lo sa, Leonardo, potrebbe essere, Leonardo Marra. Glielo devo chiedere, non gliel'ho mai chiesto, forse sì. E quindi ho avuto modo un po' di vedere alcune cose, però con la gestione di Francesco lui non c'era già più, l'ha conosciuto, ma poi già non lavorava più lì. Però effettivamente, secondo me è molto difficile parlare di anche rapporti e gestione economica del Vaticano. Poi io ovviamente prendo per buone le tue parole, però ecco, sono un po' dubbioso su questo, perché penso che insomma la trasparenza, per quanto possa esserci, insomma è comunque completamente in gestione di uno Stato che si interfaccia con il resto del mondo, ma fondamentalmente non ha grandi controllori. Questo penso io. Non ha nessun controllo. Capisci? Quindi ovviamente poi dal tuo punto di vista è stato fatto già tanto, e questo io non ho modo di dimostrare il contrario. Comunque, sicuramente Papa Francesco ci ha provato, certi meccanismi sono cambiati, il sistema di gestione dei soldi è totalmente cambiato, poi è chiaro c'è ancora da lavorare su tante cose, insomma, ovvio, certo. È chiaro, Anche però tante cose. Perché allora voi dovete capire questa cosa. Io e Francesca ci conosciamo e io so che Francesca sa un sacco di cose che non ha voglia di dire, quindi io tenterò in questa puntata di cercare di farle dire delle cose che non può o non vuole dire. Hai voglia, se affrontiamo alcuni argomenti legati al Vaticano, e ci dai il tuo punto di vista? Vai. Perché quello che le persone non sanno è che io e te ci conosciamo in occasione della puntata che noi giriamo con Pietro Orlandi, e abbiamo modo di confrontarci dialetticamente rispetto alla vicenda, no? Quello che le persone non sanno è che nella puntata, poi se vuoi la tagliamo, intanto io lo dico, poi vediamo se metterlo o meno, nella puntata in cui noi intervistiamo Pietro Orlandi, Pietro ci dice... No, era la prima. La prima dove non c'ero io. Sì, nella prima puntata, è vero, dove l'ho intervisto io. Pietro fa riferimento ad una persona che avrebbe delle informazioni riguardanti alla scomparsa di Manuela Orlandi, e off camera mi dice che quella persona sei tu, ok? E in che modo tu conosci Pietro e in che modo ti interfacci con lui rispetto alla vicenda della scomparsa di Manuela Orlandi? Allora, Pietro è una persona intanto che io stimo tantissimo, perché
è una delle persone con la forza di volontà più grande che io abbia conosciuto, e anche una persona con un dolore enorme, no? Lui a me quando mi racconta di come la sua mamma, che vive ancora in Vaticano, a 2 passi da dove viveva Papa Francesco, gli chiede ancora dov'è tua sorella, lì mi spezza, ed è una proprio delle cose che insomma, come dire, mi ha maggiormente sostanzialmente colpito nel cercare di dare una mano a Pietro in questi anni, no? in questa sua ricerca. E lì purtroppo Pietro si è a un certo momento convinto che io sappia delle cose in più rispetto a quelle che sono pubbliche, che io ho pubblicamente detto rispetto a suo fratello, rispetto alla ricerca di sua sorella. E questo perché durante un scambio di messaggi di cui Pietro è in mano, perché fanno parte del fascicolo di Vatilix, io che cosa faccio? Parlo con Monsignor Vallejo, questo sacerdote della commissione, e gli dico: dimmi come vuoi regolarti sulla gestione delle cose che riguardano la Orlandi. Perché durante insomma, i lavori della commissione, in una cassaforte erano venuti fuori 5 fogli che erano l'elenco della spesa, sostanzialmente, dove si diceva che la Santa Sede avesse affrontato delle spese per gestire la vicenda Orlandi. Mhm. Questi fogli però insomma vengono resi pubblici, Emiliano Fittipaldi fa un libro su questa storia, e il Vaticano riconosce però che questi fogli sono falsi. Sono falsi. Quindi poi peraltro questi fogli erano all'interno di una cassaforte che viene fatta scassinare per finta da Monsignor Vallejo, perché Monsignor Vallejo aveva necessità di costruirsi un alibi per la fuga di documenti che aveva in mente di fare, quindi fa scassinare questa cassaforte per finta, e poi diciamo cosa fa? I documenti all'interno di questa cassaforte ritornano per posta in Vaticano. Cioè lui li fa scassinare, se li fa rinviare e per se li posta. fa rinviare per posta. Fra questi documenti c'erano questi famosi 5 fogli, quindi questo è un po' una gestione. Poi Monsignor Vallejo, non fidandosi più, insomma, o scenando una sorta di cose, dice che mette in una cassa, cioè insomma c'è una cassa, in questa cassa dove ci sono dei documenti all'interno, viene portata a Santa Maria Maggiore. Io vedo insomma che questa cassa che viene portata a Santa Maria Maggiore, e Pietro ritiene che forse a Santa Maria Maggiore in quella cassa possono esserci delle cose legate a sua sorella. Emanuele. Il Vaticano anche su questo fa delle ricerche durante Vatilix e appura che la cassa non era stata non c'era più a Santa Maria Maggiore. Posso chiederti il parere, l'opinione che hai maturato nel merito della scomparsa di Emanuele Orlandi, non tanto su quale può essere la verità, ma rispetto al ruolo del Vaticano? Cioè tu credi che ad oggi ci sia la piena volontà da parte del Pontefice e da parte dello Stato Vaticano di fare chiarezza, o credi che ti dico anche un po' il mio parere, che ormai si sia talmente tanto mischiato tanta documentazione falsa, talmente tante piste che si sono intrecciate, che diventa quasi un ginepraio indistricabile, non so come dire. Allora, è proprio questo il punto dove io e Pietro non siamo più d'accordo fondamentalmente. Allora, ed è anche il motivo per cui, per esempio, c'è questa commissione d'inchiesta, io non voglio andarci sostanzialmente, no? Perché il presupposto di fondo a me sembra questo, cioè il Vaticano sa e dobbiamo scoprire qualcosa che il Vaticano già sa. Questa è la cosa che io non tollero, perché so perfettamente che non è così. Cioè il Vaticano, e lo ribadisco e l'ha ribadito 1000 volte il Vaticano, non sono io la persona più diciamo, non sono io il portavoce, quindi non posso più di tanto, però vi dico che il Vaticano non sa dov'è Emanuele Orlandi. Però aspetta, che intendi per il Vaticano? Gli organi ufficiali dello Stato, ok? Chiaro. Perché se
lo Stato sapesse, se il Santo Padre sapesse, se la segreteria sapesse cosa è accaduto a Emanuela Orlandi, diciamo si starebbe rendendo complice di un reato. Questo è Pensi che impensabile. nessun organo all'interno abbia informazioni in più di quelle che sono diventate pubbliche? Organo istituzionale no. Nessuno. Organo istituzionale no. Ok. Singole persone vive all'epoca o persone che possono essere entrate in contatto con questa storia e scoperto qualcosa in più e non vogliono dirla. Quello nessuno lo può Questo sapere. nessuno lo può sapere, Certo, posso certo. saperlo io. Organi io non credo. Questa la cosa dove io e Pietro siamo un po' in diciamo contrasto di idee. Per me il Vaticano non sa, per Pietro il Vaticano sa. Queste sono Però diciamo richiedere ulteriori ricerche, Cioè, che male farebbe? ma cosa ricerchiamo? Cioè, questa è la domanda. Diteci la come, verità- avere la conferma- attraverso oltre quello che è stato fatto. Diciamo, avere Cioè, la cosa si fa? stessa tua certezza. Cioè che No, nessuno guarda, degli ti organi... faccio l'esempio, Francesco. Io quando ho intervistato Pietro, a me una cosa mi ha colpito di quell'intervista, di come mi arrivasse d'impatto una famiglia completamente lasciata sola, perché è indubbio che all'interno della scomparsa di Emanuela Orlandi ci siano stati una serie di depistaggi e ci sia stata la volontà di insabbiare, non si sa da parte di chi, da organi ufficiali, ma che la volontà, una mano che abbia cercato di insabbiare le cose, sia pacifico che ci sia stata, sia più vicino al Vaticano, sia anche vicino allo Stato italiano. È proprio su questo che io comunque purtroppo mi dispiace signori ma dissento. No, però ti faccio una domanda, insabbiare però ti faccio una domanda, cioè, Vai. una domanda sempre, una cosa che mi aveva colpito di Pietro quando l'ho intervistato, quando lui dice io incontro Papa Francesco e Papa Francesco si avvicina a me e mi dice Emanuela è in cielo. È difficile non impersonificare, cioè non empatizzare con la figura di un fratello che ricerca la sorella da un pacco di anni e sentirsi dire, non dal primo che passa per strada, dal Papa, sentirsi dire guarda che è morta, perché lascia intendere, Come certezza, lascia intendere che sappia delle cose che lo stesso Pietro di cui lo stesso Pietro non è stato messo al corrente. Ma su questa frase poi su Pietro ci sono state date 1000 spiegazioni su questa frase, soprattutto il fatto che Papa Francesco si è fatto una sua idea che Emanuela sia morta. Chiaro. Cioè nel senso questo è vero, anche questo se è, ovviamente a tu- Pietro sono state date, questa spiegazione è stata data 1000 volte. No, ma questo è e indubbio. poi la famiglia è lasciata sola. Allora Pietro chiede che sia aperta la tomba dell'angelo, una tomba all'interno del cimitero teutonico dove sostanzialmente si riteneva che potessero esserci resti di Emanuela Orlandi. La tomba per la prima volta viene data l'autorizzazione a che sia aperta. Una persona che si spende affinché questo accada, sapete chi è? Becciu. Sì, certo, poi Penso allora, fatto anche ricostruire cose buone. no. Ricostruire tutta la vicenda Orlandi chiaramente è È complessa, veramente complesso, noi parlo non qua- abbiamo nemmeno Esatto. Quello che dico io è che tu hai la certezza, però è ovviamente un tuo punto di vista, un richiedere maggiore trasparenza, maggiori informazioni con una commissione. In che modo intaccherebbe la certezza che anche tu, ad esempio, condividi sul fatto che loro non c'entrino nulla, al massimo la confermerebbe? No, Questo ma infatti, intendo io, ma no? infatti vedrete Cioè, che eventualmente i la seconda lavori- domanda è che attenzione, problemi potrebbe vedrete creare una che fino ad commissione? ma nessuno, infatti la commissione c'è, e la commissione c'è. Il Però tu problema, non sei d'accordo, questo mi interessa il no, tuo punto di vista. fondamentalmente io non capisco, cioè nel senso non è stato fatto all'interno di questa commissione rispetto a rimangare, riascoltare personaggi con più o meno quell'altra vita, fosse stato fatto un passo avanti, perché purtroppo in questa storia non c'è un qualcosa da cui partire, c'è una pista vera da cui partire. Questo è il problema, non è che la commissione, se la commissione oggi avesse il potere magico di riavvolgere il nastro e far vedere che cosa è successo ad Emanuela quel giorno, allora sarebbe utile farlo, ma il problema è che io oggi non capisco quale possa essere la direzione che le cose devono prendere. La mia sensazione che deriva da quello che ogni volta esce sul giornale è come se la commissione fosse una commissione su quello che il Vaticano ci sta nascondendo. Ok? Io non vado a una cosa del genere, per me è assurda, perché all'interno del Vaticano c'è un'inchiesta in corso, è stata riaperta alla fine, no? Perché tanto appunto sempre tornando alla famiglia lasciata sola, il Vaticano ha aperto un'inchiesta. Quello che a loro fa arrabbiare e che a Pietro fa arrabbiare è che l'inchiesta non va magari nella direzione delle cose che magari a lui sembrano rilevanti e che magari Diciamo non che sono. torna- Poi sono successe tante cose, anche la commissione parlamentare italiana
non si è dimostrata proprio apertissima a voler far chiarezza. Ma perché? Io ricordo un Perché, discorso Federico? di Gasparri agghiacciante, veramente agghiacciante. E cioè, cosa dicevo? dove sostanzialmente lui si opponeva all'apertura di questa commissione. Federico, ma la commissione spende soldi pubblici per non risolvere nulla. Ma Vabbè, questo, Federico, diciamo che diciamo che non l'obiettivo penso sarebbe, non sarebbe farlo per No, risolvere qualcosa. Diciamo che poi insomma la spesa, Ma non- la spesa dei soldi pubblici non penso che risieda un problema in questa singola commissione, dai. Diciamo che Cioè, non è che le casse dello Stato piangono perché diciamo si è che fatta la commissione di spendiamo testa. soldi in tante cose. No, io capisco il tuo spendiamoli punto. pure per questo, dai. No, ma io capisco il Ma tuo per punto me di se- vista. Ma se secondo portassi- me sì, cioè io spenderei soldi pubblici per fare chiarezza rispetto a un mistero italiano Anche perché irrisolto sai e che c'è, ingiusto. tu hai questa certezza, no? Che è ovviamente È il tuo punto di vista, che certo, nessuno ovvio, contesta. ovvio. Però Pietro Io ho ovviamente la ha un'altra certezza- posizione. Io ho la certezza e mi ci butterei nel fuoco che se un pontefice, ma non Papa Francesco che stimo, che conosco e che so come lavora, ma chiunque, qualsiasi altro pontefice, anche un pontefice cattivo, ove mai esistesse un pontefice cattivo, mai e poi mai, a qualsiasi costo, e anche fosse lo scandalo peggiore, potrebbe rendersi complice dell'occultamento di un cadavere. Ok, Cioè, che è stiamo una tua- parlando del Papa. che è una tua ok? certezza È una che non è- inaffondabile. che non è- il tuo- Inaffondabile. che non è Questo quella- è inaffondabile. proprio. È chiaro, però- Il pontefice non può rendersi complice Chiaro. del nascondere E un invece reato. però- il tuo punto di vista rispetto, cioè secondo te, il punto di vista, cioè proprio il punto di vista tuo, ognuno credo che si sia fatto la propria idea, cioè io ho la mia, Marra Certo. la sua, la tua idea rispetto alla scomparsa di Emanuele Landi, tu che risposta ti sei data? Cioè hai un tuo pensiero? Io ho un mio pensiero che mi sono creata attraverso insomma la lettura di quello che c'è di quello che c'è in giro, anche perché poi insomma con qualche modo, come ho detto appunto, sono diciamo venuta a conoscenza di queste cose e la mia idea è che sicuramente Emanuela sia stata rapita, cioè nel senso che non è morta perché è cascata nel Tevere fondamentalmente, quindi secondo me è stata rapita, non è stata uccisa contestualmente al rapimento, c'è stato un periodo in cui Emanuela è rimasta in vita. Questo periodo in cui è rimasta in vita non so se sia stato a Londra, se sia stato dove, ma comunque è stata nelle mani dei rapitori, che questo periodo di rapimento non è stato gestito e non è andato a buon fine, e qui forse il Vaticano dell'epoca, non il Vaticano Certo, attuale, certo. avrebbe dovuto fare delle scelte diverse magari, o avrebbe potuto fare delle scelte diverse, o avrebbe avuto delle capacità, avrebbe dovuto avere delle capacità diverse per poter gestire questa fase in cui Emanuela era viva. Io credo che questa fase sia durata parecchio tempo. Quindi la fase diciamo nella tua ipotesi Cioè di che un è stata eventuale viva per ricatto. tanto tempo. Io penso che sia stata Cioè, Nella anni. nella tua Penso ipotesi che sia stata viva per tanto di un eventuale ricatto, quindi in questa Sì. ipotesi qui. E Io tu credi che questo sia penso. stata viva per tanti anni? Io penso che sia stata E l'altra domanda è, secondo te perché è stata rapita? Ma allora, intanto quell'anno lì sono state rapite tante ragazze a Roma, e quindi che sia stata rapita perché come se si è ipotizzato potesse esserci un ruolo, la pedofilia di qua di là, io a quello non ci credo perché non è il modus operandi di alcune cose, insomma, E sostanzialmente. secondo te la pista sul fatto che la banda della Magliana avesse investito dei soldi nello IOR e volesse rientrare di questi capitali e quindi può aver rapito Emanuela come... Guardate, io posso, e qui mi permetto di autosciogliermi dal segreto, io le carte dello IOR l'ho viste tutte, a banda della Magliana non l'ho vista mai. Quindi proprio c'è nel senso che sfatiamo sto mito della banda della Magliana che ha investito nello IOR, è una grande, enorme cazzata, ok? Perché non risulta da nessun documento Vabbè, dello diciamo- IOR. Ci manca pure che te lo mettono su un documento, la Magliana ha investito lo IOR. No, Federico, perdonami. Sai Però perché? Francesca, grazie No. al cazzo che non me lo mettono sul documento. No, non è vero. Ma Sì, come ti scrivono, cazzo- guarda, il versamento da parte della banda della Magliana. No, però dei nomi li trovi, almeno qualcosa. Beh, esistono È i stata- prestanomi, Quando dai. ho fatto la revisione, attenzione, ma Beh, ma esistono i Francesca- prestanome, ma alla fine in una banca tu lo sai dove devono Va andare a bene. finire i soldi, no? Beh, E se io ho esistono accesso- 1000 gire di partite che Attenzione. puoi fare, cioè non è che Sindona depositava i soldi così a babbo morto e non riusciva a fare degli sgamuffi per non farsi vedere. Scusami Francesca, però facciamo anche che i soldi la non ci banda sono. della Ma Magliana, come i soldi giustifichi? allo IOR non ce li investiti. Perfetto, ma che tra Vaticano, il Vaticano di allora, come dici tu, e alcuni esponenti della banda della Magliana fossero legati a doppio filo è lampante nel momento
momento in cui un boss della banda La Magliana come Renato De Pedis viene seppellito nella Basilica di Sant'Apollinare di fianco ad altri papi, 2 domande ce le possiamo quantomeno porre. Poi magari nelle carte dello IOR non risulta. Che fossero legate allo IOR è tutto da provare e io No, vi posso magari dire- non hanno- io ma sto io dicendo vi di posso- rapporti, ma sto io- dicendo di rapporti in questo caso. Allora, che Renatino De Pedis avesse rapporti con la Basilica di Sant'Apollinare è un fatto, perché se no non sarebbe stato. Ma avere rapporti con il prete della banda di Sant'Apollinare non significa investire i soldi della Sì, banda sì, della certo, Magliana. sto dicendo che però quantomeno... attenzione. Però intorno al Vaticano ci sono una serie di miti, ragazzi, una serie di millantatori, di pazzi incredibili, Certo, che questo è vedono le indubbio. peggio cose, che sono tutte cazzate, Mm. ma enormi. Tutte. E allora io Enormi. c'ho Alcune un sì. sacco di cose di cui io sono appassionato e quindi vorrei Vai. sapere il tuo parere. Sì. Il caso Calvi, Il caso Calvi, raccontaci. il ponte dei Frati Neri. Il ponte dei Frati Neri. Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri Eh, e gli trovano dei sassi nelle tasche, no? ok. Ci racconti lo scena perché c'ho un'amnesia. Allora, Calvi era, aiutatemi, Banco Ambrosiano. Sì. Banco Ambrosiano. Calvi lavorava nel Banco Ambrosiano, Il Banco Ambrosiano investe a New York. il Banco Ambrosiano investe in New York, Sindona, c'entra anche Sindona, no? Sì, In qualche modo. due cose diverse. Ah, Vabbè, ok. un po' cosa. Allora, vuoi la versione per il pubblico? No, ovviamente secondo me chi segue queste cose, l'idea che si può fare è che Calvi... L'abbiamo ucciso noi. No, non so, perché Abbiamo noi? ucciso No, poi noi chi? no. Perché parli in Manco plurale? c'eri all'epoca, tu. Ti stai Che c'entri tu? autoaccusato. No, alla fine non so, con la Orlandi sembra che ho preso io il Ma caso. no, ma va, no, noi ti abbiamo chiesto Assolutamente cioè, no. No, il non tuo voi pensiero. in generale, dico ogni tanto lascio chi No, è il no. caso Orlandi sempre. Per l'amor di Dio, assolutamente no. Vabbè. E tra l'altro abbiamo anche litigato per questa cosa qua, tra l'altro. È Abbiamo vero. avuto anche delle discussioni perché Vabbè, però. io le No, dicevo... abbiamo proprio litigato perché quando sono usciti i messaggi ti sei incazzato. Tu non dici la verità, Pietro, ricorda. Sì, perché io gli ho sempre detto, se vogliamo avere un rapporto civile, per me Devi dire a Pietro dov'è la sorella, perché tu lo sai. non devi dire la Pietro, perché secondo me tu sai delle cose che io non dici, E questo io è il mio so parere. dov'è. Allora, partiamo dal presupposto. Io so dov'è l'Orlando. No, Devo dire no. questo. No, ma per l'amor di Dai, Dio, per ragazzi. l'amor di Dio. È questa la cosa che mi manda in bestia, proprio in bestia. No, e, no, e no. non riesco e far capire che io, dov'è Emanuela? Non No, ma lo io su so. questo sono Attenzione. sicuro al E se lo 100%. sapessi e me lo stessi nascondendo, ok? Starei rendendomi complice di un reato che si chiama occultamento di cadavere. Ok? Ti dico, guarda, personalmente, poi ovviamente è una mia... Ma anch'io non penso che tu sappia dov'è. Ah, meno male. No, Io no. penso che tu sappia delle cose, secondo me, questo è il mio pensiero, che tu abbia visto o abbia saputo delle cose che per una serie di meccanismi all'interno di questo fantastico paesino chiamato Vaticano ti è impossibile, ma perché molte volte tu me l'hai detto, io sono coperta dal segreto Vaticano e finché il ma Papa non mi Vaticano, scioglie... ma il segreto Vaticano, allora il segreto, le circostanze che hanno portato Monsignor Balda a scambiarci quei messaggi, quello è coperto dal segreto. I messaggi ormai sono pubblici. Certo, sono certo. pubblici. Comunque torniamo Quindi sul caso il motivo, Calvi. il motivo per cui ce li siamo scambiati non riguarda in nessun modo Emanuela. Sì, E riguardava tutto quello- le spese Esatto. che erano state E sostenute. tutto Che quello erano di tua competenza. che erano Il di mia controllo delle competenza. spese, certo. E tutto quello che riguarda Emanuela, Pietro lo sa. Pietro, sono stata io a dire a Pietro Orlandi: guarda che tu in questa storia devi farti assistere da qualcuno, e gli ho presentato il mio avvocato, che poi è diventato il suo avvocato, con il quale non mi parlo più. Non so No, ma perché. io vorrei chiarirlo. L'avvocato di Pietro Orlandi, mia amica peraltro, non mi parla più. Vorrei Non chiarirlo sappiamo il perché. ulteriormente, cioè nel senso, noi non stiamo minimamente dicendo che sappia o non sappia, perché a parte il fatto che non lo può sapere nessuno, anche fosse. Ma anche quello che dico io sono mere illazioni, cioè Non è perché ho un rapporto con lei, la conosco. Però sulle mie relazioni poi ti incazzi. Perché poi Poi ti incazzi. erano uscite delle intercettazioni dove tu dicevi delle robe. Dove io ti dicevo, sta roba dell'Orlandi, 5 fogli, falli sparire perché non sappiamo se sono veri o se sono falsi. E infatti erano falsi. Cazzo. ok, sì. Vabbè, però appunto dico, poi chiaramente la nostra, diciamo, differenza sta nel fatto che tu ovviamente hai delle certezze
che noi o altri non abbiamo. certo. Ma a te ti sembrerebbe normale che il Papa sa dov'è una persona morta e non lo Io non l'ho neanche nominato il Papa. Ma io ti faccio questa domanda, te la immagini questa scena te? Io sì. Però non l'ho nominato. Però ti dico, no, ma sai perché? No, ma io non l'ho nominato minimamente perché io non so nulla. Però non ho la certezza, non posso averla, non avendo neanche fede, non ho la certezza che nessun organo sappia qualcosa, poi Però, neanche dove è adesso. Ma proprio per il Però- presupposto che dici tu, ovvero ai tempi le cose potevano essere gestite in maniera migliore. Ok, ma un Papa come Giovanni Paolo II, uno che ha messo il suo corpo a disposizione della mafia, questo è andato in Sicilia quando non c'erano, Presente? questo è andato in Sicilia Sì, quando, aspetta, attenzione, Giovanni Paolo II è andato in Sicilia quando non c'erano l'antidrone, le cose eccetera, mettendo il suo corpo a disposizione della mafia, dicendo a quelli convertitevi. Se voi ce lo vedete Giovanni Paolo II Spoiler, non ha funzionato comunque. C'erano già... Lui ci ha provato, Però ci ha provato, onore sì. al merito. Però ci ha provato. No, però Francesca, Però ci ha provato. seguimi su Però questo un aspetta, attimo, no, seguimi no, su questo. Un secondo. Vai. Immaginate un Papa che si rende complice di un reato. Questa cosa per me è impossibile. Seguimi su questo. però- Cioè io non posso. Ti dico solo che Ma è ovvio che dal tuo punto di vista il Papa, qualsiasi penso, tra i tre, Certo. anche Ratzinger presumo, non possa macchiarsi di una cosa del genere. Semplicemente quello che ti stiamo dicendo è: noi non abbiamo alcuna certezza, che tu meno che mai, ma che addirittura il Papa sappia Esatto. con precisione meno che mai, ma anche che abbia delle informazioni. Perfetto. La differenza tra di noi è semplicemente che noi non abbiamo la certezza che non sappiano nulla. Fine. Perfetto. Esatto, e in più c'è anche da dire, non stiamo parlando di un mondo in cui gli scandali interni siano sempre stati fatti uscire e siano sempre stati trattati con totale trasparenza. Far uscire e trattare sono due cose diverse. Bene, perché- però se vogliamo parlare per esempio degli scandali di tutte le diocesi americane, dei casi di pedofilia, lì non possiamo dire che non ci sia stata la volontà di insabbiare alcuni casi. abbiamo chiesto scusa pubblicamente. Lo ha fatto il Papa. Mi piace che è anche coerente effettivamente. Questa è clamorosa, stupenda Francesca, veramente incredibile. Io adoro questa donna profondamente. No, chiudiamo un attimo perché abbiamo una parentesi aperta. Io poi impazzisco perché mi apro tutte le cose mentali. Sì, Sul caso Calvi dicevi, dacci la tua Il tuo ricostruzione, pensiero, perché sì. è bello sapere, cioè, il tuo punto di vista di una persona che sicuramente ha visto più da vicino di noi questo mondo, non so come dire. Allora, un Perché conto... per tutti Calvi non si è impiccato. È andato un prete, perché noi abbiamo una squadra speciale in Vaticano, no? Che è fatta da dei preti che sono particolarissimi, studiano in dei luoghi segreti, si addestrano e quando serve entrano in azione e fanno fuori l'obiettivo e tornano subito dentro la cupola. Bellissimo, ok. 20-30 minuti. tutto Ok. questo. Cioè, se vi servono poi vedrete. No, dai, dici il tuo punto di vista, dai. Allora, qualsiasi istituzione che sia fatta da uomini è permeabile da problematiche. Questo è chiaramente. indubbio. Ok? Che Calvi, diciamo, non frequentasse degli ambienti propriamente puliti, anche questo è un dato di fatto, perché c'erano anche lì tutta una serie di scandali scoppiati, il caso Ambrosiano e quant'altro. Che il Vaticano avesse avuto un ruolo con me, che quello anche lì c'è tutto un sottinteso, no? Che Calvi è stato ucciso dal Vaticano, che c'era l'Opus Dei, come se l'Opus Dei appunto fosse fatta da un commander di persone che all'occorrenza sono anche in grado di uccidere, cioè queste cose qui sono pazzesche. Cioè, Tu vieni dall'Opus Dei, vero? Sei legato all'Opus Dei oppure no? Non posso dirti, se no dovrei ucciderti. Ah, ok, top. top. E chiamare la squadra speciale. Che anche lì sarebbe da aprire una parentesi gigante sull'Opus Dei, perché Vai, anche lì si usa... apriamo la parentesi No, finiamo No, qua. vai, Dimmi vai. la tua, mo, al di là delle speculazioni e delle accuse anche infamanti che sono state fatte. Io non ho la certezza che Calvi sia stato ucciso. Tu pensi che si sia qualcuno. suicidato? No, non penso che sia Ok. stato suicidato, ma non penso nemmeno che il Vaticano abbia un ruolo o che sappia Che che sia stato ucciso mandato. fuori, secondo te? Io penso Da qualcuno che sia stato fuori? ucciso da qualcuno fuori, ma non ho mai visto i documenti del caso Calvi, quindi non ho idea di che cosa in realtà possa essere accaduto. Chiaro. Certo, l'idea che mi sono fatta non è quella della persona che è stata uccisa, ma è anche vero che comunque lo IOR di quell'epoca non era... gli enti della Santa Sede non sono luoghi dove la
le persone che ci si accostano poi è possibile che anche vengano uccisi o spariscano. Cioè questo è diciamo l'immaginario collettivo che in alcune volte si vuole costruire, ed è pazzesco, è assurdo. Sì, Diciamo che ovviamente nella storia del Vaticano, diciamo storia recente del Vaticano, ci sono stati dei momenti in cui molti hanno provato ad accedere a poteri di qualsiasi tipo, soprattutto ad una fonte economica, quindi si sono avvicinate o all'interno o all'esterno persone anche malintenzionate che hanno compiuto degli atti osceni. Chiaramente l'errore che ha fatto il Vaticano l'errore è quello che accusare, gliel'ha diciamo, il Vaticano nella sua interezza. Il punto è che, come diciamo prima, nello Stato Vaticano manca un po' il controllore, è per quello che si crea, mancava perché vabbè, oggi tu dici mancava, oggi io c'è dico- un grande, io oggi dico c'è, manca. oggi c'è un grande controllore, Però come mi hai che detto è tu, giustamente un non deve ufficio di polizia. rispondere a qualcuno sopra, no? Attenzione, Poi- c'è un ufficio di polizia giudiziaria con le Sì, sì, contropalle, come qualcosa chiamano. c'è, non è che c'è un'assenza totale, però insomma Però, fondamentalmente hanno... insomma, oggi c'è, ripeto, appunto un ufficio di polizia giudiziaria con le contropalle che se un reato lo commetti stai tranquilla che poi la paghi. Infatti. E questo l'hanno capito anche quelli che È lavorano una cosa che all'interno del questo Vaticano. sicuramente è migliorato tanto negli anni, e eh. questo è indubbio. Poi appunto il Vaticano di un tempo, come dicevamo, chiaramente cioè, è proprio completamente intriso all'interno di uomini peccatori. Certo. Perché come la storia dell'uomo è questa, quindi il fatto che semplicemente alcuni casi siano rimasti così nel mistero e che vengano attribuiti dei crimini orribili anche a uomini all'interno delle istituzioni vaticane, penso sia un po' inevitabile, fondamentalmente. sì, sicuramente il mettersi in gioco, il cercare di voler dialogare anche rispetto a questi temi e non sviarli aiuta. Cioè, Certo. nessuno sa che noi siamo arrivati molto molto vicini a chiudere una puntata col Papa. Che dopo questa non faremo mai. Che dopo questa Però- non faremo mai, però secondo me sarebbe stata per il Vaticano Bellissimo. una mossa molto intelligente a livello comunicativo, perché anche solo sedersi a un tavolo che non sia prevalentemente istituzionale, abbottonato, in cui tutto è programmato e si possano anche affrontare un certo tipo di temi e vedere il Santo Padre affrontare di persona delle cose che volenti o nolenti, il fatto che non riguardino lui personalmente ma che comunque facciano stiano sotto il cappello del Vaticano, secondo me è una cosa che potrebbe essere un bel passo avanti. Sono secondo me. perfettamente d'accordo, ma infatti Papa su Francesco questo... su 1000 volte si è messo in gioco su raccontarsi in modo anche non convenzionale con Ma infatti sì, secondo è me vero. sarebbe un passo ulteriore che potrebbe fare, e io infatti Sperateci, su questo che scrivetegli. io su questa cosa che Diglielo tu, cazzo, chiami Paco. Pacio, diglielo tu. Digli Pacio. io su questo che ha detto Federico sono d'accordissimo, infatti cioè, voglio farti anche i complimenti perché comunque tu non rappresenti il Vaticano ovviamente, però cioè, ti sei confrontata con noi in maniera secondo me super onesta, poi giustamente non dicendo le cose che fanno parte del tuo lavoro coperte al segreto, quindi però sono d'accordo, cioè apprezzo tantissimo il semplice mettersi in gioco, Grazie. anche per un motivo. Il discorso che faceva Federico è complesso perché il pontefice e lo Stato Vaticano sono un po' delle figure ibride, nel senso che hanno ovviamente degli obblighi come Stato, ma allo stesso tempo per i credenti hanno una sorta di aura sacrale che gli impedisce un confronto come potresti averlo tu. Beh, certo. E quindi... Il Vaticano, il Santo Padre è pastore e capo di Stato. Sono due, è l'unica figura al mondo di un leader religioso che governa anche uno Stato. Certo. L'unico al mondo. Ma Quindi appunto dico, è proprio complicata la configurazione, beh, certo. no? Quindi la- pretendere, che ne so, delle regole, tra virgolette, terrene ad un uomo che ha un territorio e un'istituzione che è un Ma territorio anche una politico, giurisdizione economico. ultraterrena. Esatto, Sì, capisci? sì, sì, E quindi certo. è difficile dialogare tra questi mondi, secondo Però me. è un Papa che comunque ha sempre dato modo, cioè, anche delle sue asserzioni, delle sue esternazioni, cioè, le ha fatte anche in maniera molto terrena. Certo, Cioè, quando assolutamente. ha detto la roba della frociaggine è vera o era una fake news poi alla fine? No, è vero. È vero, è vero. È vera. Cioè, posso farti una domanda? Chi gli ha insegnato questo termine frociaggine al Papa, secondo te?
Perché io vi domando, cioè non è tanto l'esternazione in sé, è chi gli ha detto. Il termine è curioso, è vero, Secondo me sì. non lo sapeva, questo No. cioè, il Papa viene da... Cioè, Secondo me era un modo carino. Qualcuno dal suo gliel'ha punto di insegnato. Chi gliel'ha insegnato secondo te? vista. Qualcuno giovane per forza. Qualcuno giovane. Sotto i 30 anni, Sotto- secondo me. No, ma anche Sotto i 40, anche sotto i 40, secondo me. Vabbè, comunque... Ma allora, ragazzi, allora, attenzione. Il vero frocio, cioè il gay vero, no? Di fronte a una cosa del genere, ride, non può prendersela. No, Non ma può prendersela. la Cioè, notizia- quando il Papa ha detto sta cosa, cioè loro hanno capito. Io penso che la persona. Cioè, non ci si può offendere per questa parola, no? Non ci si può offendere perché non si fa riferimento, non si fa nessuno sta insultando. Papa Francesco sul tema dei gay ha fatto È di stato il tutto, Papa più aperto di della tutto. storia, questo Cioè, è il dubbio. Di no? tutto. Almeno nelle dichiarazioni E pubbliche. l'omosessualità a livello di quello che è, cioè nel senso di due persone dello stesso sesso che hanno una relazione o un rapporto, non implica nulla a livello diciamo di possibilità di quelle persone di accedere alla fede, di accedere a Cristo. Ma perché? Perché un orientamento sessuale dovrebbe impedire a quella persona di avere un rapporto con la fede? Beh, qua ti rispondo però. Vai. Perché fino ad un certo punto, anche da parte del Vaticano, è stato detto questo. No, mai. Non è stato La detto Chiesa di espli- Cristo, il Vaticano non può dirlo perché è Gesù che accoglie tutti. Cioè, Certo, la infatti religione- Gesù il Vangelo. Gesù non ha mai parlato di omosessualità. Assolutamente. Ma è perché certo 2000 anni fa non è che quello si alzava al posto di fare il discorso dei beatitudici, oggi parlo No, dell'omosessualità. però c'è, che c'entra, però nell'Antico Testamento si parla di sodomiti, si parla di Sodoma, si parla di rapporti omosessuali, quindi non è che non è mai stato nell'equazione, diciamo, È un comportamento che è stato stigmatizzato. Poi nel tempo, con il Nuovo attenzione, Testamento... noi dobbiamo distinguere quello che il Vaticano intende, togliamo il Vaticano, quello che la dottrina della fede intende, il catechismo si intende per sessualità e quello che si intende per orientamento sessuale. La sessualità è il gesto sessuale che noi cattolici concepiamo esclusivamente nell'atto di nell'atto della riproduzione, cioè. Esatto, quindi questo è per noi, diciamo, l'atto sessuale, il fine dell'atto sessuale, che non è appunto la ricerca del piacere o altro, cioè nel senso sì. Però c'era una piacere distinzione sessuale. anche tra sodomia... Papa Francesco a un certo punto spiega che cos'è l'atto sessuale e spiega che il fatto del piacere sessuale è un dono. Sì, a me fa sempre, io trovo sempre un po' tragicomica quando persone della sfera cattolica si pronunciano su sessualità e sesso. C'era una frase di Luttazzi che diceva... Facciamo schifo. No, c'era una frase di Luttazzi che mi faceva molto ridere che diceva: se non giochi al gioco, perché vuoi dettare le regole? Hai capito il senso? Cioè, il voler... una cosa che a me infastidisce del Vaticano, personalmente da cittadino italiano, è il voler intromettersi in dinamiche che riguardano un altro paese. No, noi ci intromettiamo nelle dinamiche che riguardano tutti i paesi. Perché ma fatevi anche un po' di cazzi vostri, no, non raga. possiamo farci. Sai perché, Fede, non possiamo farci? Perché noi sentiamo all'ONU per la tutela di quello che secondo noi sono il bene dell'umanità. E il bene dell'umanità per noi è non abortire, avere cura dei bambini, avere cura dei figli. Così. Posso chiederti Noi siamo una cosa, però? istituzionalmente centrati per farci i cazzi degli altri su questi temi. Questo è indubbio perché rappresentate cioè- miliardi di fedeli. Esatto. Quello che chiedo io Quindi però proprio, è... guarda, anzi l'Italia, vi svelo st'altro mito, al Vaticano di oggi gliene frega pochissimo, proprio pochi, è uno di quei paesi Perché proprio, non contiamo non più è- nulla a non livello è- geopolitico. non è come una volta che magari Era c'era rilevante il Roma, cardinale che chiamava per nominare l'amministratore delegato della RAI. Oggi una cosa del genere non succederebbe mai, anche perché se domani chiudessero, cioè oltre che importarci per le sorti dei lavoratori, al Vaticano non importerebbe assolutamente nulla. Quindi, Nulla, non sono d'accordo, cioè, ma sicuramente non ha- meno ma non rilevante ha- del passato ma non ha d'Italia, è interessi- indubbio. Non ha interesse in quelle che sono la vita delle aziende italiane, delle nomine, degli amministratori delegati, della politica, delle E a cose. quali Cioè, paesi si interessano adesso allora? a tutti. A tutti, A tutti. indistintamente. No, però E certamente, sicuramente ai paesi dove ci sono i Concludendo- cattolici, sicuramente ai paesi dove bisogna fare evangelizzazione, ma certamente l'Italia non è che si sveglia una mattina e dice vediamo un po' che è successo oggi in Italia. Ciao. siamo d'accordo, è molto meno influente, io su questo ti seguo. Certo, secondo me non totalmente ininfluente per vari motivi, anche per un discorso di opinione pubblica, e comunque ci sarà sicuramente anche una
come hai detto anche tu, no? Una comunicazione tramite i media. Però quello che volevo dirti in conclusione, poi magari usciamo da questo discorso e andiamo in chiusura proprio, sulla la questione omosessualità. Io ti seguo, nel Nuovo Testamento Gesù Cristo non ha mai parlato di omosessualità, ma nell'Antico Testamento si parla con estrema distinzione di sodomia e di rapporti magari che possono essere non con la tua compagna, col tuo compagno, quindi fuori dal discorso riproduttivo. C'è una distinzione netta, non è la stessa cosa, non è che si parla solo del peccato sessuale ed è uguale. Poi i papi nel corso della storia non hanno mai detto quello che Francesco ha detto invece in relazione alle coppie gay. Chi sono io per giudicare? Infatti tante coppie gay nel corso degli anni, o tante persone omosessuali, si sono chieste: ma io posso farmi rappresentare dalla Chiesa? Io credo in Dio. Certo. Ma certo. molti papi non hanno risposto certo. Lo stesso Ratzinger non ha mai risposto certo. È sempre stato molto più, Allora, la persona, diciamo, sfuggente. L'orientamento sessuale è una delle caratteristiche delle persone, non è quello che qualifica il buon cristiano. Questo siamo ok? d'accordo. Il buon cristiano, il dono di un buon cristiano è la fede. Ma però sei Se poi d'accordo con me che a livello di... Se poi questo cristiano abbia un orientamento sessuale omosessuale, eterosessuale, pansessuale, qualunque tipo di sessualità, non è il fulcro. Il fulcro per il cattolico, per il sacerdote, per la Chiesa, è l'uomo, è l'essere umano. Certo, però come mi hai detto tu, se è concepito il rapporto sessuale sì, solo per la riproduzione, è ovvio che... Quello è un aspetto di quella persona che evidentemente non confligge con quelli che possono essere i dettami della... Ma quante cose confliggono? Quante cose confliggono? E non per questo... quanti Io ti parlo solo di comunicazione da parte... Io ti parlo solo di comunicazione da parte del Vaticano. Quando un cristiano mente, quando un cristiano Certo. calunnia un altro cristiano, sta commettendo un errore o si sta distaccando da quello che sono gli insegnamenti. Quindi tu quando ti distacchi, quando diventi la pecorella smarrita, il ruolo del pastore non è quello di mandare via quella persona, mandarla a trovare, andarla a raccogliere. Certo, però in questa equazione significa che qualsiasi rapporto omosessuale, sessuale, sia un peccato. Beh, ma anche etero, se non eri avvolto alla riproduzione, teoricamente. Beh, sì, ma in un caso non puoi. Beh, certo. Un rapporto, Anche fuori volendo. un rapporto fuori dalla famiglia, fuori dal vincolo matrimoniale, fuori dal vincolo matrimoniale, oggi è pure superato fuori da un progetto di vita, è un discorso che comunque confligge con quelli che sono Ma io questo sto dicendo, ma infatti era semplicemente per dirti che chiaramente c'è stato un ovvio... Per noi cattolici, cioè nel senso, vivere la sessualità al di fuori di un progetto è impossibile. Certo. È per questo che significa annientare qualsiasi tipo di sessualità di un omosessuale. Perché non può avere una sessualità in chiave riproduttiva. Cioè, in realtà potrebbe, ma non con quel compagno lì. Ma comunque questo è... Però, io non te lo sto chiedendo a te. Cioè, quello che io dicevo era a livello comunicativo. I peccati si commettono, ci si pente, si confessa e si va avanti. Sì, quello che ti dico è che la differenza è che se io voglio fare l'amore con la mia compagna alla ricerca di un bambino, se io credo... So che non sto commettendo un peccato. Io ho una figlia. È un altro. Buon esageriamo, già ce n'ho una. Vabbè, comunque usciamo da questo. Era semplicemente per dire il mio era un discorso non dogmatico, ma comunicativo. Cioè la differenza che io do credito su questo a Papa Francesco è che lui l'ha detto. Ha detto Gesù non giudica. Non giudica. Però adesso c'è troppa frociaggine giudicando lui stesso. Cioè, ha detto c'è troppo frociaggine in Vaticano, lamentando non all'orientamento sessuale. No, questo sono d'accordo. Sono d'accordo con lei, sì. Cristallizzando un tipo di comportamento che sarebbe stato equivalente anche senza la componente omosessuale. Esatto. Su questo l'ho capito molto chiaro. Frociaggine non viene utilizzata nel termine sessuale dell'omosessualità, ma tipo, che ne so, cioè tipo... Sarebbe come dire troppa promiscuità. Stai scheccando. Hai visto quando... Aspetta, no, non ti seguo, non ho capito niente. Hai visto quando, che ne so, uno c'ha un atteggiamento tipo che... quella roba lì. Ok. Ma quindi era un discorso solo, di modi? Era un discorso di attitude. Di attitude. Vabbè, ma scusa, ma vanno in giro con le gonne. Che sono bellissime. Che sono bellissime. Io mi metto il kilt, io le amo. Cioè, per me l'estetica del Vaticano e dei cardinali del Papa è clamorosa. Se la stanno scheccando anche loro. No, io dico c'hanno un drip assoluto. Però insomma, però forse lei è più di outfit e meno di movenze. Di attitude. Qual è secondo te la grande sfida che aspetta al Vaticano per il prossimo decennio? Cioè al cattolicesimo in realtà. Sì, la Chiesa.
la possibilità di continuare a nominare i sacerdoti, cioè a fare sacerdoti, le vocazioni. Questa è la vera sfida. Cioè che sono sempre meno i sacerdoti. Esatto. La vera sfida che aspetta i cattolici, che ci aspetta, è quella di costruire generazioni che abbiano la volontà di mettersi in gioco e di portare avanti la fede cattolica. Questa è la vera sfida che ci aspetta. Ci dobbiamo aspettare una campagna tipo quella I Want You per arruolare i militari per la guerra. Tipo, cioè. Però c'hanno già le guardie svizzere lì. Diciamo che per la campagna ci attrezzeremo, dando anche la possibilità. Cioè, No, perché secondo me quello del corso speciale, quello che gli aspetta è veramente una sfida comunicativa, di comunicazione. Non è la vocazione non è una sfida di comunicazione. No, io parlo in termini più larghi, no? Più ampi. No, allora diciamo che allora, la parola di Dio non si gioca su questo, la fede, la capacità, si gioca nelle famiglie, nella capacità che hanno oggi le generazioni odierne, quelle che oggi hanno dei figli piccoli, come posso essere io, come puoi essere te, come puoi essere tu, di trasferire a questi bambini che non è finita qua, cioè che la vita non finisce qua. E che quindi c'è qualcosa oltre tutto questo, e che c'è stato un signore che 2024 anni fa è sceso, insomma, si è incarnato, è diventato carne, è diventato uomo, e poi è diventato Cristo, e poi è morto e poi è risorto. Cioè questa è la sfida che noi ci aspettiamo, cioè questa è la comunicazione. Cioè più della perdita di fedeli, più avere sacerdoti, secondo te? Se tu perdi fedeli perché non hai chi evangelizza. Forse non c'è. Bravo. Secondo me la religione, che adesso viene percepita come meno solida, meno ancorata alle proprie radici, quindi meno dogmatica, ok, come è la direzione attuale anche del Papa, e per me è un pregio, non è un difetto, ma secondo me dà più libera interpretazione di quella fede e quindi meno potere all'istituzione che la rappresenta. E infatti le religioni che invece stanno aumentando per vari motivi geopolitici, storici, sono molto più dogmatiche e molto più ferree nelle regole. Cioè questo aprirsi al mondo, che per me è una cosa... ti dico qual è il mio punto di vista. Io vorrei che lo Stato Vaticano scomparisse in ipotesi, ma che divenisse solamente un ente non economico, è impossibile, però che il cristianesimo divenisse una filosofia di vita che ogni singolo uomo possa interpretare in un determinato modo e condurre una vita di sani principi con la propria fede, quindi senza la necessità di un'istituzione dogmatica che ti spieghi, ma questo ovviamente fa depotenziare quello Stato lì. Lo rende più debole e rende più forte, anche più cool. Io non so se tu segui, ma ci sono moltissimi anche influencer che stanno, diciamo, facendo propaganda alla fine religiosa di altre religioni, cioè diventa persino cool essere, capito, sotto Ramadan, cioè. E questo secondo me perché ti dà una direttiva più semplice, meno interpretata, meno interpretabile. Hai più paletti. Poi magari è una mia cavolata, non so che ne pensi. Che noi siamo la religione del libero arbitrio, e quindi diciamo che non siamo la religione dei paletti, delle imposizioni, noi siamo la religione della libera scelta. Cioè quindi veramente diciamo che allora, quello che tu dici io lo capisco, io sono ferma al discorso di Ratisbona, quindi per me quello che tu dici è quello che Papa Ratzinger ha pronunciato a Ratisbona, è esattamente quello che dovrebbe essere il manifesto dei cattolici, per cui ti seguo su questo. Però attenzione, perché la Chiesa è sempre stata precursore di quello che è il mondo culturale, cioè Gesù viveva nel suo tempo, Gesù viveva il suo tempo, ok? E la Chiesa Cattolica vive il tempo e vive le persone, le radici, la cultura di quello che succede nel tempo. La capacità di sopravvivere del cristianesimo per così tanto è esattamente questa di capacità. Quindi aprirsi non significa snaturarsi, significa adattare il linguaggio, il modo di farsi percepire da tutti quanti, ma la sfida della religione cattolica si gioca all'interno delle case, delle famiglie, perché se tuo figlio non lo mandi al catechismo è molto difficile che quel bambino possa scoprire Dio e che quel bambino un giorno possa dire vediamo che succede se vado in seminario e imparo qualcosa e poi divento prete e poi dopo faccio a mia volta divulgazione di quello che ho imparato, perché la fede è un dono. Noi cattolici crediamo nel fatto che
è in qualche modo la fede che sceglie noi, ok? E su questa risposta, tra l'altro meravigliosa, e ti ringrazio, allora perché c'è bisogno di queste strade? Cioè, se la fede sceglie te, non hai bisogno del catechismo, o comunque hai bisogno di stimoli per arrivare a quella fede. Cioè, se Dio Vedi, veramente decidesse in maniera vedi, arbitraria... noi siamo un progetto della mente di Dio che si incarna. Noi esistiamo prima della nostra esistenza, nella mente di Dio. Questa è una cosa nella quale io credo. Quando io, cattolico, credo, io so che questo che sto vivendo oggi, il tempo che mi è dato, è un tempo del fare che mi serve perché è un passaggio di vita, ma la mia vita non è questa, è quella dopo, quella che mi aspetta, è quella che vivrò. Insomma, questo per me è solo un passaggio. In questo passaggio io costruisco la persona che sono, vivo, lavoro, cerco di essere una brava persona. Questo è quello che Gesù è venuto a dirci, no? Perché Gesù è venuto a dirci: guardate che non è tutto qua. E la sfida oggi anche con i ragazzi, no? Cioè, voi vedete questa incapacità di tante coppie di prendere delle decisioni drastiche, la difficoltà vera dei ragazzi di costruirsi un progetto che sia un progetto di lunga durata, no? Perché è meglio se faccio il figlio dopo che ho 3 case, dopo che ho il lavoro a tempo indeterminato, dopo che ho quello, e invece forse il primo progetto non è avere ma essere. È difficile, su questo è difficile contesto, farlo. ovviamente. È il tuo punto di vista, Certo. è ovvio. Va bene, noi ti ringraziamo per essere stata qui, ringraziamo Grazie davvero. Francesca Immacolata Sciauchi, anche detta La Papessa. Noi ne approfittiamo per invitare Papa Francesco al nostro podcast. Ma invitate anche il Cardinale Becciu. Becciu, se vuoi venire, Certo. ma tutti i cardinali, Eminenza. vescovi, venite. Eminenza, venga che facciamo un confronto. Allora, questo... serio, allora Eminenza. Becciu, qua ci è partito un piccolo dissing, quindi Francesca Sciauchi la sta invitando per un confronto a Pulp Podcast, Cardinal Becciu. Noi ovviamente saremo come la Svizzera Imparziali. e chiaramente non l'abbiamo detto nel manifesto, però qualsiasi persona che viene da noi citata può avere il diritto di replica, quindi Assolutamente. non solo in questa puntata, dico in generale. Anche il diritto di querela, Eminenza, mi quereli. Vabbè, quello mi quereli che così non andiamo, dipende da noi. almeno ci incontriamo di nuovo. Allora facciamo così, noi nel nostro stato Pal Podcast invece revochiamo questo diritto di Esatto. querelarci, capito? No, Dobbiamo a dare me- noi l'autorizzazione, ai nostri ospiti sì. Esatto. Non a noi, Non a grazie. noi. Ne abbiamo già Grazie troppe. mille e alla prossima. Ciao amici. Ciao. Grazie a Francesca. Ciao. Ti ho messo di fogli di olivina. Grazie, pensavo fossero a posto.